Le armi più strane della storia. Avrai sentito parlare delle armi più strane utilizzate durante la Guerra Mondiale I, come la bomba che esplode o la pistola che se la lanci cade. Ma probabilmente non avrai mai sentito parlare del Mivara volume 86 con la sigla del TG5. L'elevato volume, prodotto dal TV catodico più potente mai realizzato sulla Terra, era talmente forte che era persino classificato attraverso una scala sismica. Grado 1. Sigla di tempesta d'amore. Rovina di qualche struttura e caduta di fumaioli. Grado 2. Sigla di forum. Danni a molte strutture e finestre in frantumi. Grado 3. Sigla del TG5 a volume 86. Situazione apocalittica. Distruzione di ogni manufatto. Pochi superstiti. Sconvolgimento del suolo e dislocamento della crosta terrestre. Ma prima di andare avanti, ti ricordo di seguirmi cliccando segui o iscriviti, altrimenti, non lo so, ma provaci almeno. Ma torniamo a parlare de las armas más extrañas della historia y Azevedo, i tizi della raccolta firme. Un'alternativa più economica, se non addirittura più funzionale al filo spinato, erano i tizi della raccolta firme, che posizionati in punti strategici avrebbero tenuto lontani i nemici, che non si sarebbero mai azzardati a passare nelle loro vicinanze. Alberi finti. Attraverso una cavità scavata all'interno degli alberi, gli osservatori spia potevano permanere e stare ore e ore a guardare il grande fratello VIP e a osservare i soldati nemici muscolosi, senza che nessuno li notasse. Questi furbetti del cartellino vennero poi beccati perché erano gli unici 2 alberi a Cologno Monzese. Gli alberi finti, come avete visto nella parte 1 di questo video, vengono usati ancora oggi dagli ambulanti per nascondere i bastoni da selfie e trasformarli in ombrelli quando piove. La macchinetta del caffè. Abbinata al distributore di merendine, era l'arma più letale e disgustosa. Si contarono milioni di caduti, o meglio, accovacciati, dopo aver preso il tramezzino col tonno. Il fucile mitragliatore 56K. Una delle armi più tecnologicamente avanzate era il fucile mitragliatore che sparava a distanza. Grazie a un innovativo collegamento internet a 56K, il soldato poteva collegarsi a internet, attendere la fine della musichetta, azionare il fucile a distanza e attendere lo sparo. Si dice che i colpi sparati durante la Guerra Mondiale I colpirono i nemici nella Guerra Mondiale II. Emilio Robot. L'idea di realizzare ratti, pipistrelli, cani e quant'altro di esplosivo si rivelò impraticabile, anche perché su un vialetto il cane sarebbe esploso ogni 20 metri. Così vennero impiegati robot telecomandati. Dato che Emilio Robot è stato un trauma infantile per molti, l'idea di riceverlo per Natale era ancora ampiamente diffusa tra i soldati. Vederlo arrivare all'orizzonte servendo una granata prossima all'esplosione sarebbe stata in ogni caso la cosa più bella che un soldato avrebbe mai potuto ricevere. L'arma non fu mai realmente impiegata sul campo di battaglia, perché l'idea di far esplodere qualsiasi altro essere vivente, vabbè, ma nessuno, e dico nessuno, avrebbe mai avuto il coraggio e sarebbe stato così immorale da far esplodere un Emilio Robot. Le canzoni neomelodiche. Un altoparlante proiettato verso un nemico riproduceva canzoni neomelodiche a tutto volume. La resa incondizionata sarebbe arrivata ancor prima del ritornello. Ma una delle strategie più scorrette e considerata un vero e proprio crimine di guerra erano gli inviti ai matrimoni ad agosto. Invitare i soldati nemici al proprio matrimonio nel mese di agosto era una delle torture più temute dai partecipanti alla Guerra Mondiale I. Molti di loro preferivano essere catturati e imprigionati o persino squalificati dal torneo. Ma alla fine della Guerra Mondiale I, tutte queste armi e inganni diventarono sempre più impegnativi e costosi, anche perché il prezzo dei matrimoni era aumentato. Qual è stata la tua arma o stratagemma preferito? Farcelo sapere nei commenti e non scordarti di iscriverti del canale per perderti i prossimi episodi di Storici Male. La storia non è mai stata così.